Buongiorno a tutti e benvenuti alle OGR. Quest'oggi ho deciso di portarvi una presentazione che è divisa un po' in due parti. Una prima parte dove vi illustrerò un pochino che cosa sono le OGR, soprattutto nella loro complessità, quali sono i diversi contenuti, ovviamente con un focus che andrò ulteriormente ad approfondire nella seconda parte legato alla mobility. Già nel titolo di questo intervento c'è un po' una premessa che ritroveremo nel corso della presentazione, ovvero questo modo di approcciare, direi anche il tema della mobility o della smart mobility, in termini di mix di competenze. Quello che abbiamo voluto costruire infatti, e lo vedremo fra poco, è una sorta di piattaforma, una piattaforma che sia in grado di connettere tutte quelle competenze, quegli elementi a supporto dell'innovazione. Facendo però un piccolo passo indietro nella storia e andando al 1895, quando vennero costruite proprio le OGR, in qualche modo troviamo già una connessione con il tema che stiamo affrontando oggi, perché le OGR per almeno i loro primi 30, se non 40 anni di storia, hanno rappresentato uno dei principali luoghi in cui in Italia venivano riparati i treni e quindi, parlando di mobility e parlando di trasporti, hanno rappresentato un po' anche un'eccellenza che ha seguito quello che è stato anche il trend dell'innovazione, passando ovviamente dai treni a vapori fino ad arrivare all'elettrificazione. Andiamo rapidamente avanti nel tempo, anche se ci sarebbe molto da dire per quello che è successo dal 1895, diciamo almeno fino alla fine del Novecento. Ma arriviamo al 2013, quando questo spazio era diventato una sorta di buco nero all'interno della città, ovvero era stato dismesso. 2013 Fondazione CRT, per cui anche lavoro, ha acquistato di fatto le OGR avviando questa grande operazione di trasformazione che ha implicato circa 100 milioni di euro di investimenti per far tornare di fatto le OGR a quello che è il nostro obiettivo, ovvero un'eccellenza nell'ambito della produzione culturale da un lato e dell'innovazione tecnologica dall'altro. Apparentemente potrebbero sembrare due temi molto distanti tra di loro. In realtà per noi uno degli obiettivi principali è generare delle profonde connessioni proprio tra queste due anime. Tra queste due anime troviamo appunto, potete vedere in questa slide, un po' anche quella forma naturale che ha legato le OGR a quelle funzioni che adesso stanno accogliendo. Le OGR hanno questa pianta d'H e queste due grandi maniche che abbiamo denominato appunto come OGR Tech e OGR Cult. Le OGR Tech, che rappresentano un po' il focus dell'intervento di quest'oggi, sono, per come la definiamo noi, una piattaforma dedicata all'innovazione che, vedrete fra poco, mette insieme quei 5 elementi indispensabili per supportare un processo di innovazione. Tanti ci stanno chiedendo, ormai considerate che le OGR Tech hanno circa 500 posti di capienza, abbiamo più di 1300 soggetti che sono in coda, tra virgolette, per riuscire a entrare all'interno di questo spazio. Tanti ci chiedono come siamo riusciti in così poco tempo ad avviare una serie di processi. Credo che l'elemento di base sia stato proprio quello di andare a raccogliere questi 5 elementi per fornire alla città, ma in generale alla nazione, un luogo dove ci potesse essere una piattaforma in grado di accogliere dalle start-up alle scale-up alle interazioni che queste giovani realtà hanno con le grandi corporate. Oltre alle OGR Tech, spazio dove siamo oggi, abbiamo le OGR Cult. Oggi siamo all'interno della Sala del Duomo, che è proprio quel punto che vedete un po' più alto sulla manica di destra. Questi due spazi sono poi naturalmente connessi tra di loro da snodo. Snodo per noi non è soltanto uno spazio di ristorazione, ma tornando, spero quanto prima, a un mondo più simile a quello che avevamo prima, è anche il punto di incontro tra queste anime, quel luogo dove trovavamo, ma stiamo ricominciando a trovare, e con piacere anche grazie a questa conferenza, degli artisti, dei creativi a fianco degli ingegneri o a delle persone che lavorano nell'ambito dell'innovazione tecnologica. Venendo a noi e quindi venendo alle OGR Tech, partiamo dalla nostra vision. Il nostro obiettivo, e anche in prospettiva futura, è quello di diventare il principale hub non tanto dell'innovazione, ma dell'accelerazione di impresa a livello nazionale. Quello che posso dire, e questo ha stupito in parte anche noi, perché sono obiettivi che immaginavamo per il prossimo anno, ad oggi le OGR sono l'unico spazio in Italia ad avere 8 percorsi di accelerazione attivi dedicati dalle start-up, passando alle scale-up, quindi start-up più mature, fino ad arrivare al supporto alle piccole e medie imprese. Quindi un processo che ha subito una naturale accelerazione, ma perché probabilmente c'erano già quegli ingredienti che hanno accelerato, un po' come il nostro obiettivo, anche questo processo di crescita. Mi piace sempre ricordare che le OGR stesse sono una start-up. Le OGR hanno inaugurato alla fine del 2017 l'area delle OGR Cult e solo a giugno del 2019 l'area delle OGR Tech. Quella che è la nostra mission
creare dei ponti tra quelle che sono le eccellenze del nostro territorio e del nostro paese con quelle che sono le più importanti eccellenze globali. Quest'oggi, e lo vedremo a breve, abbiamo deciso in qualche modo di raccogliere un po' quella che è stata la sfida lanciata da questo congresso, da questo convegno, di lavorare sul tema della mobility per l'intervento di oggi. E abbiamo fatto un po' quello che succederebbe quando un investitore, una corporate, una startup viene da noi cercando di approfondire un verticale e un tema. Quello che abbiamo fatto è appunto, partendo dal concetto di mobility, abbiamo simulato in qualche modo tutte le connessioni che potremmo generare a supporto dell'innovazione in questo settore. Passo infine all'impatto. L'impatto che, come potete immaginare, diventa sempre più importante quando si parla di progettualità, cioè verificare quelli che sono i contenuti, gli obiettivi, ma anche nel medio termine che cosa resta di un progetto su un territorio, ma direi anche dal punto di vista immateriale in senso più ampio su un paese. Quello che è il nostro obiettivo è quello di investire, non ovviamente solo in forma diretta, ma attraverso i nostri partner, peraltro uno di questi è anche sponsor di questa iniziativa, penso a Intesa San Paolo, riuscire a mobilitare 500 milioni di euro di investimenti nei prossimi 20 anni. E anche qua siamo stupiti perché nei primi 2 anni stiamo già seguendo quella linea che avevamo immaginato per arrivare al termine di questi 20 anni, cercando di accelerare 1000 start-up in questo percorso. E anche qui, grazie a quegli 8 percorsi di accelerazione di cui vi parlavo prima, stiamo seguendo questo percorso che ci siamo dati come obiettivo. Ecco qua i 5 ingredienti, quei 5 ingredienti che accennavo proprio all'inizio di questa presentazione, nell'introduzione. Ovvero, potevamo fare 2 cose. La prima era aprire uno spazio di coworking e probabilmente riempirlo nell'arco di 2 mesi, forse anche meno. Quello che abbiamo deciso di fare invece è stato un processo di selezione che ha impiegato circa 1 anno di tempo per andare a mettere insieme quelle eccellenze, quei soggetti che raccogliamo anche per renderlo più comprensibile all'esterno, in 5 macro categorie. Quindi all'interno delle OGR Tech, adesso non so se tutte le persone in sala hanno avuto modo di vederle, ma anche oggi sono aperte, le OGR Tech sono aperte 7 giorni su 7, all'interno delle OGR Tech troverete da un lato delle corporate, tutte grandi aziende che per essere all'interno delle OGR Tech devono avere dei processi e dei programmi predeterminati di interazione con il mondo della ricerca applicata, il mondo delle start-up o il mondo delle scale-up. Quindi sono aziende nazionali e multinazionali che hanno una naturale predisposizione a interfacciarsi appunto con start-up, scale-up e così via. Ne cito alcune, è chiaro che sarebbe poi una presentazione dedicata a tutte le realtà che abbiamo, ma mi fa piacere anche perché a breve vedremo anche dei loro contenuti, pensare a Leonardo, grande impresa nazionale che per la presentazione di oggi ci focalizzeremo sul tema della vertical mobility. Leonardo che ha peraltro aperto all'interno delle OGR Tech il Leonardo Lab, un luogo proprio di incontro tra, in termini di open innovation, tra start-up e quelli che sono i percorsi di ricerca, sviluppo e innovazione di questa importante grande realtà. Oltre a Leonardo cito anche Intesa del gruppo IBM, quindi altra società che in questo caso lavora sul tema della blockchain, che può sembrare in parte distante come verticale tecnologico dalla mobility, ma anche in questo caso le interazioni sono numerose. Comunque, grandi corporate che hanno questa naturale propensione. Dall'altra parte degli acceleratori, soggetti che si concentrino sull'accelerazione delle start-up ma a tutti i livelli di maturità. Quindi all'interno delle OGR abbiamo realtà come ad esempio l'IFT che segue quelle fasi addirittura precedenti alla costituzione di una start-up. Abbiamo degli acceleratori internazionali, penso a Techstar, uno dei 5 acceleratori più importanti a livello globale che ha aperto alle OGR l'unico acceleratore al mondo che ha dedicato Techstar al tema della mobility e al tema della smart mobility. Non a caso lo cito. Soggetti come Endeavor, una realtà che si focalizza invece sul supporto a un grado successivo di maturità di una startup, quindi le scale up, quelle startup che cominciano a fatturare circa più di €1 milione di fatturato, fino ad arrivare a progettualità focalizzata addirittura sulle piccole e medie imprese. PMI che come ben sapete rappresentano più dell'80 se non il 90% delle realtà italiane e probabilmente sono quelle realtà che avranno più bisogno nei prossimi anni di essere supportati su quei percorsi di innovazione che in alternativa rischierebbero di lasciarle un po' fuori dai giochi. E questo per noi sottolinea un focus che sta acquisendo un'importanza sempre crescente, pensando appunto a quelle specificità del nostro territorio, ma direi in generale dell'Italia. Quindi corporate, acceleratori, investitori,
all'interno delle OGR o attraverso partnership abbiamo accordi con tutta la filiera degli investitori a supporto dell'innovazione. Partiamo dai business angel, accordi ormai pluriennali con soggetti come il Club degli investitori, ma penso anche ad altre realtà. Accordi con investitori che hanno anche sede da noi, penso a Neva Finventure, che si focalizzano sulle fasi successive di investimenti su realtà come startup o scale up, fino ad arrivare ai venture capital. Quarto ingrediente, e qui penso soprattutto al Politecnico, ma anche ad altri soggetti che fanno all'interno delle OGR, e in sala ci sono alcune persone che si occupano di ricerca applicata, o comunque una ricerca che fa sempre attenzione a quelli che sono i suoi risultati, ma anche all'interesse che le corporate possono avere nel mettere a terra questi percorsi di ricerca. Abbiamo 3 centri interdipartimentali del Politecnico, ne cito uno in particolare che è CARS, proprio per, come dice la parola stessa, potete immaginare come sia dedicato al tema della mobility. Ed infine, quinto ingrediente, che è quello su cui ci siamo concentrati sin dall'apertura a giugno del 2019 delle OGR Tech, ovvero dei soggetti che ci permettessero di connettere rapidamente le OGR Tech con le più importanti realtà internazionali. Quindi partendo da un partenariato, e lo vedete come network partner, non siamo un campus tag, ma come network partner abbiamo Talent Garden, che ci permette di connetterci con tutte le altre sedi europee, con una community europea di diverse migliaia di talenti, start-upper, giovani innovatori. Questa, come altri network nei quali siamo entrati sin dall'inaugurazione delle OGR Tech, hanno in qualche modo probabilmente accelerato quel processo di crescita che, un po' come vi dicevo, forse nemmeno noi ci aspettavamo. Venendo al verticale, in questo caso parliamo di smart mobility, una piccola premessa. Quando parliamo di verticali in OGR Tech ragioniamo sempre in 2 direzioni. Da un lato ragioniamo sui verticali tecnologici, penso all'intelligenza artificiale, alla realtà aumentata, alla blockchain e così via. Dall'altra parte, proprio come una sorta di griglia, ragioniamo anche in termini di verticali di settore. Uno dei verticali su cui le OGR Tech lavorano, diciamo sono circa una decina, è proprio quello della mobilità. Tema della mobilità che, almeno per quella che è la nostra percezione, il lavoro che ormai stiamo portando avanti da più di 2 anni, implica un ragionamento abbastanza trasversale. Parlavo sin dall'inizio di quel mix di competenze. Parlando di mobilità, qui avete alcuni di quelli che sono anche i trend legati all'innovazione che abbiamo individuato, anche attraverso i nostri partner, perché quello che abbiamo fatto è semplicemente stato, partendo da questo tema, attivare quei partner all'interno delle OGR Tech che stanno lavorando su questo settore, col grande vantaggio di avere una prospettiva di un investitore, di una corporate che lavora sulla mobilità, di una importante società di consulenza che supporta le corporate sempre sui temi della mobilità e anche il punto di vista della ricerca applicata, come dicevo prima. Quindi, partendo da questo tema, avere una prospettiva che in qualche modo copra tutte le esigenze in termini di competenze per un processo di innovazione sulla mobility. Per noi mobility vuol dire approccio all'ambiente, lo si diceva anche nell'introduzione di oggi, penso a quello che è l'impatto ambientale che può avere la mobilità. Mi piace anche citare del Politecnico anche R3C, un centro che è proprio focalizzato su nuove tecnologie e climate change, che è sempre all'interno delle OGR Tech. Parlare di mobilità non vuol dire solo parlare di ambiente, però, vuol dire anche parlare di comfort. Penso che sia un po' implicito che il design non possa mettere in secondo piano questo. Comfort degli utilizzatori, ma tornando a una parola che usavo prima, impatto, come questo comfort per l'utilizzatore possa avere un impatto verso l'esterno più o meno positivo. Quindi riuscire sempre a guardare anche al di là di quello che è il prodotto e guardare a quello che succede intorno e quale impatto può avere questo prodotto. Quindi, andando a questo punto ad evidenziare i soggetti, ripeto, è stata un po' una simulazione per noi, cioè, ci siamo anche divertiti con i colleghi con cui collaboro, con cui lavora alle OGR Tech, mettendo in mezzo il tema della mobilità, immaginando che voi foste una sorta di partner potenziale interessato a capire come approcciare questa tematica. Abbiamo attivato questi soggetti, quindi Techstar, acceleratore statunitense che, ripeto, ha deciso di aprire a Torino il suo unico acceleratore globale dedicato alla mobility, soggetti come Leonardo o il Leonardo Lab, il Politecnico di Torino, che citavo precedentemente, Lifty, che è una startup factory e vedremo fra poco alcuni dettagli anche su di essa, e poi Accenture, che ricordo anche la connessione profonda attraverso un'operazione di un po' di anni fa con Fjord, che immagino che almeno per il pubblico di oggi tutti conosciate. Partiamo da Techstar.
Techstar è un acceleratore che ogni anno supporta all'interno delle OGR Tech dalle 10 alle 12 start-up da tutto il mondo. Metà di queste start-up vengono da fuori Europa e vengono a Torino a contaminarsi in qualche modo anche con start-up locali, operatori locali, corporate sia internazionali che lavorano sul nostro territorio, ma anche corporate nazionali. Quindi quel ponte che dicevo prima tra una dimensione locale e una dimensione internazionale. Quest'oggi abbiamo citato una delle tante start-up, ormai a gennaio dell'anno prossimo partirà la terza edizione dell'acceleratore Techstar. Una di queste start-up, che peraltro è una start-up italiana, si chiama TUC. Questa start-up che ha creato e ha proposto durante il nostro percorso di accelerazione, devo dire che i risultati dopo il programma di accelerazione sono stati molto interessanti per loro. Ha proposto questa tecnologia in grado, quasi fosse un plug and play, in grado di utilizzare questi connettori e fornire ai produttori delle soluzioni rapide ed efficienti per pensare anche in modo diverso alla creazione di un nuovo prodotto nell'ambito dell'automotive. Abbiamo poi parlato con Lifty. Lifty è un altro soggetto nel quale peraltro Fondazione CRT ha recentemente investito, notizia pubblica uscita sui giornali pochi mesi fa. Lifty è sia un investitore sia una startup factory, quindi un soggetto che partendo da un'idea può anche costruire intorno a quell'idea tutti quegli elementi necessari per costituire una startup e quindi quelle primissime fasi, quell'early stage che in qualche modo, un po' come dicevo, fa parte della filiera di evoluzione e di maturazione di una startup. In questo caso abbiamo individuato insieme a loro una realtà su cui hanno investito, ovviamente parliamo sempre, abbiamo selezionato tutte le realtà in termini di mobility e come vedete, molto sintetizzato ovviamente in una singola slide, anche quei risultati che porta questo algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato appunto da Electra sia sull'efficientamento delle batterie ma anche su elementi di efficienza del veicolo, si parla di peso, si parla di capacità e di autonomia di questi veicoli. Un terzo esempio, abbiamo visto prima, anzi torno indietro di una slide, prima prospettiva quella di un acceleratore che lavora costantemente in contatto con le start-up. Seconda prospettiva quella di un investitore che lavora nell'ambito della mobility e addirittura che fa anche un'operazione di startup factory. Terza prospettiva, una società che supporta quelli che sono anche dei processi di digital transformation all'interno delle grandi imprese che è appunto Accenture. In questo caso è venuto un po' quasi naturale, parlando con loro, andare a ragionare sull'attività e su quella che è il ruolo di Fjord in questo senso. Intervento che quest'oggi non mi consente per il tempo, che si è molto focalizzato non soltanto sulle tecnologie legate alla mobilità, ma un concetto che ci hanno più volte sottolineato anche sul mindset, cioè su come le persone possono approcciare in modo molto soggettivo lo stesso tipo di tecnologia e quindi come pensare a questa tecnologia non soltanto in termini di funzione, ma anche in termini di approccio e di percezione dei suoi stessi utilizzatori. Ed infine un altro soggetto, penso che soprattutto per il pubblico italiano sia molto noto, ovvero Leonardo. Leonardo lavora ma in modo complementare, non parliamo più di una mobilità terrestre ma apriamo un altro concetto, quello della vertical mobility, un concetto che probabilmente nei prossimi anni andrà a intersecare moltissimo, anche in modo complementare, direi in parte quella mobilità più tradizionale che conosciamo. Immagino che sappiate quelle che sono le sperimentazioni in corso con l'utilizzo dei droni, come questi possono aiutare dei processi di logistica avanzata, anche perché effettivamente quando noi pensiamo a mobility pensiamo alle persone ma pensiamo anche alle merci e in questo caso sperimentazioni che peraltro vengono portate avanti sul nostro territorio, proprio su Torino, anche collaborando con importanti enti del territorio, penso a Torino City Lab. Siamo un po' fieri, insomma, immagino che si comprenda, di avere loro all'interno delle OGR Tech, ma soprattutto la parte più interessante dal nostro punto di vista, che sono appunto i Leonardo Lab, cioè quella parte che interagisce con quelle giovani imprese che per noi rappresentano un po' l'obiettivo in termini di crescita e di supporto al loro percorso di maturità. Quindi, se voi foste un interlocutore, al primo incontro vi avremmo portato queste 4 suggestioni. Giusto per completare le prospettive, ma immagino siano abbastanza intuibili, abbiamo appunto Accenture, ripeto, un soggetto che supporta le competenze delle imprese ed infine Leonardo, una vera e propria corporate che lavora su questo settore. Corporate che, come detto precedentemente, ha già delle progettualità naturali a supporto della contaminazione tra start-up e grande impresa. Quindi questo rappresenterebbe, provando a simulare un po' un processo, il primo step.
dal quale poi chiaramente i nostri interlocutori procedono individuando quelli che possono essere i percorsi più adatti a supportare la loro innovazione. Penso ad esempio a una PMI che magari da sola non sarebbe in grado di accedere a questi contatti, a queste competenze, o forse, anche se riuscisse a farlo, magari lo farebbe con tempistiche molto più dilatate. Bene, le OGR Tech vogliono essere una piattaforma per supportare proprio questo bisogno. Grazie a tutti e buon proseguimento con i due ospiti che direi super che mi seguiranno. Buona giornata a tutti.